Come condonare un immobile? Ci sono state 3 leggi sul condono edilizio, una del 1985, una del 1994 e l'ultimo condono 2003. Vediamoli brevemente senza entrare troppo nello specifico. Partiamo dal primo condono, quello della legge 4785. C'erano alcune condizioni e limiti per presentarlo. Ad esempio, dovevi presentare la domanda entro il 30 novembre 1985, termine che è stato prorogato fino al giugno 87, e valeva per le opere ultimate entro il 10 ottobre 1983. C'era il limite per le opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo, subordinate a un parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Quali erano le tipologie di abuso sanabili? Gli abusi effettuati in assenza di licenza edilizia, concessione edilizia o di autorizzazione a costruire prescritte dalla legge o in difformità dalle stesse, oppure in base a licenze di concessione edilizia o autorizzazione annullata, decaduta e comunque divenuta inefficace, ovvero nei confronti se in corso sia procedimento di annullamento o declaratoria di decadenza. Cause di esclusione dal condono edilizio. Non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con i vincoli e qualora comportino inedificabilità assoluta e che siano stati imposti prima della ultimazione degli abusi stessi. Per i vincoli, ad esempio, imposti da leggi statali e regionali, nonché dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali e idrogeologici, oppure i vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa di coste marine e fluviali, i vincoli imposti per tutela di interessi di difesa militare e sicurezza nazionale e ogni altro vincolo comportante l'inedificabilità assoluta delle aree. E sono esclusi dalla sanatoria del condono edilizio le opere realizzate su edifici e immobili assoggettati alla tutela del Codice dei beni culturali, in particolare sui vincoli della parte seconda del Codice dei beni culturali, quindi i cosiddetti vincoli, diciamo, di natura storici riferiti all'immobile stesso, e qualora non siano compatibili con la tutela stessa nei confronti di questi abusi. Se i vincoli sono stati imposti dopo l'ultimazione dell'abuso e anche dopo la presentazione della domanda di condono, è necessario comunque ottenere il parere favorevole dall'ente delegato o preposto a vigilare sul vincolo, anche, ripeto, per i vincoli sopravvenuti. In seguito è stato emanato il cosiddetto secondo condono edilizio, che era la legge 724 del 1994. Diciamo che era stata un po' preceduta da un decreto che poi non era stato convertito nei termini, una diatriba insomma abbastanza complessa, finché non fu emanata appunto la legge 724, che ricalcava in pieno quanto aveva già disposto la prima legge sul condono edilizio, con ulteriori aggiunte. Quindi la presentazione della domanda in origine per il secondo condono era stabilita al 31 ottobre 94, termine poi prorogato per quei motivi che vi ho detto al 31 marzo 95. Si applica alle opere abusive compiute e ultimate entro il termine del 31 dicembre 93 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30% della volumetria della costruzione originaria, ovvero indipendentemente dalla volumetria iniziale, che abbia comportato un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Altra condizione è che le suddette disposizioni del condono trovano applicazione anche per le nuove costruzioni non superiore a 750 metri per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria, e rimane tutto valido sulla questione della sopravvenienza dei vincoli o della presenza di vincoli, come abbiamo già detto prima, per il primo condono edilizio.